C'era una volta, nel regno di Neurolandia, un inventore di nome Elonix che creò un dispositivo magico chiamato telepatia magica. Questo cristallo incantato permetteva alle persone di controllare oggetti con la mente. Noland, un giovane coraggioso che aveva perso l'uso delle gambe, fu il primo a provarlo. Ma ci furono problemi con i fili magici che si staccavano dal cervello. Nonostante le difficoltà, Noland era felice della sua nuova autonomia. Con l'approvazione della saggia fata Fida, Elonix continuò a migliorare la sua invenzione, cercando altri volontari. Elonix e i saggi del regno si preoccuparono degli effetti collaterali e delle implicazioni etiche della magia. Decisero che la telepatia magica dovesse essere usata attivamente, non passivamente, incoraggiando le persone a partecipare alla loro guarigione. Elonix e Noland lavorarono insieme per creare un futuro in cui la tecnologia e la magia migliorassero la vita delle persone senza comprometterne l'umanità. E così Neurolandia avanzava verso un'era di innovazione e armonia magica. Ciao a tutti, come avete trovato questo racconto di fantascienza, che fantascienza ha ben poco? Avrete sentito o visto che recentemente è stato impiantato al secondo paziente la BCI di Neuralink. Ragazzi, veramente è un periodo storico assurdo. Non so voi, ma io ogni tanto mi pizzico la guancia per garantirmi se sono sveglio o sto sognando, perché ormai il confine tra i film di fantascienza che abbiamo visto da ragazzini e la realtà è sottilissima. Ma andiamo a vedere di che cosa si tratta. Il Brain Computer Interface di Neuralink. Avete mai immaginato di poter controllare dispositivi elettronici con il pensiero? Bene, questa visione è sempre più vicina a diventare realtà. Neuralink ha recentemente ricevuto l'approvazione dalla FDA per continuare la sperimentazione dei suoi chip su altri esseri umani volontari, dopo la prima esperienza con un paziente umano. Vi chiedete come andranno le prossime sperimentazioni? E come funziona tutto questo? Ce lo stiamo chiedendo tutti, soprattutto nel campo della neuroscienza. La BCI, o Brain Computer Interface, sviluppate da Neuralink, permettono di controllare dispositivi elettronici grazie a un chip che legge i pattern neuronali e li traduce in azioni specifiche. Questo offre una nuova autonomia a individui affetti da gravi condizioni motorie, dando loro la possibilità di interagire con il mondo in modi che prima erano impensabili. La sperimentazione con il primo paziente, Noland Arbaug, non è stata priva di sfide. Si sono verificati problemi di distaccamento dei filamenti del chip dal cervello, ma questo non ha fermato il progresso. La FDA ha approvato l'installazione dei prossimi dispositivi a una profondità maggiore, passando da 5 a 8 mm. Elon Musk ha annunciato che il secondo chip dovrebbe essere installato entro la fine del 2024. La cerchia dei volontari è stata ridotta a circa 100 candidati, tra cui Neuralink sceglierà il prossimo paziente e gli altri 8 che riceveranno la BCI entro la fine dell'anno. Durante la sperimentazione circa l'85% degli elettrodi del chip telepathy di Arbaug ha perso il contatto a causa di movimenti intracranici più intensi del previsto, compromettendo le prestazioni della BCI. Nonostante questi problemi, Arbaug continua a dichiararsi soddisfatto di telepathy. In un'intervista rilasciata ha affermato: "Mi ha reso più indipendente e questo non aiuta solo me ma anche tutti quelli che mi circondano. Mi fa sentire meno indifeso e meno un peso." Prima dell'innesto del chip, Arbaug poteva controllare solo un iPad usando una penna con la bocca, un metodo scomodo e potenzialmente dannoso per la salute. Ora, con la risoluzione dei problemi di disconnessione, Arbaug non è più preoccupato e guarda al futuro con ottimismo. Immaginate cosa potrebbe significare per lui e per altri pazienti poter controllare un robot Optimus con l'impianto. Eliminerebbe il 90% delle cose di cui ho bisogno di altre persone e potrebbe anche collegarsi ad altri dispositivi, ha detto Arbaug. La strada è ancora lunga,
ma le possibilità sono infinite. Ma la domanda sorge spontanea: che impatto avrà sull'essere umano una tecnologia così potente? I dubbi e le perplessità sorgono inevitabilmente di fronte a una notizia del genere. Quali sono gli effetti collaterali? I pro sembrano chiari: maggiore autonomia per persone con gravi condizioni motorie, potenziamento delle capacità cognitive e nuove possibilità di interazione con la tecnologia. Ma i contro? Siamo pronti come civiltà ad affrontare le implicazioni di una tecnologia di questo genere? Quale sarà a questo punto il confine tra umano e robot? Che fine farà la coscienza? Guardandoci alle spalle, come abbiamo adoperato le tecnologie che abbiamo sviluppato fino ad oggi? Abbiamo sempre agito con saggezza e responsabilità? Insomma, le domande sono molte, ma le risposte sono ancora poche. Vorrei sapere anche la vostra opinione. Fatemi sapere qui nei commenti cosa ne pensate. Se tra voi ci sono medici, studiosi di neuroscienze, ma anche filosofia o spiritualità, qual è il vostro pensiero al riguardo? La vostra prospettiva è fondamentale per comprendere non solo le potenzialità, ma anche le sfide etiche e sociali che ci attendono. Parliamo insieme e cerchiamo di capire se siamo veramente pronti a questa rivoluzione tecnologica. Nel mentre che attendo un vostro riscontro, voglio darvi il mio parere e il mio punto di vista da kinesiologo specializzato in neuroscienza. Dalla mia esperienza ho dedotto alcuni aspetti sul campo che non troviamo in letteratura, se non la possibilità di osservarli in campo. Uno di questi aspetti lo suddividerei in quelli che chiamo trattamento attivo e trattamento passivo. Come posso spiegarvelo in maniera semplice? Prendiamo un esempio. Quasi tutti voi avrete avuto l'occasione di fare un trattamento osteopatico, chiropratico o comunque di ricevere un trattamento in cui l'operatore, attraverso tecniche di manipolazione, ha sistemato magari un'articolazione o un muscolo contratto. Bene, per me questo tipo di trattamento prende il nome di trattamento passivo. Voi ve ne state rilassati o quasi e l'operatore fa il suo compito. Quando parlo di trattamento attivo, invece, mi riferisco a quando rimettete a posto un'area che è entrata in disfunzione attraverso delle tecniche e dei movimenti che voi, in prima persona, svolgete, ovviamente con l'ausilio di una guida. Tendenzialmente l'area fuori posto non torna a essere a posto in una seduta come per il trattamento passivo, ma di norma ci vogliono un paio di settimane più o meno in base al grado di disfunzione. È fondamentale comprendere la differenza tra i due trattamenti, non per determinare il migliore, perché a questo non c'è una risposta, dipenderà dalla casistica. Ci sono casi e casi e spesso un lavoro non preclude l'altro, o addirittura va eseguito in collaborazione o in successione uno con l'altro. Tuttavia, nel caso di una disfunzione cronica, quindi ormai mappata nel cervello come circuito neurale ordinario, non potrà essere sistemata con un trattamento passivo. In alcuni casi il trattamento passivo sarà di ulteriore danno, ma andrà trattata con un approccio attivo, perché è il circuito neurale che va corretto. Diversamente, per esempio, l'articolazione fuori posto tornerà fuori posto nell'arco di qualche giorno o settimana dal trattamento passivo, perché per il cervello quella è la sua posizione ordinaria. Ora, sperando di essermi spiegato in maniera semplice ed esaustiva, vorrei tornare ad affrontare l'argomento di Neuralink e del perché ho introdotto questi due concetti di trattamento attivo e passivo. Pensiamo a Neuralink come a un trattamento passivo molto avanzato. Il chip viene impiantato e da lì inizia a leggere e stimolare i pattern neuronali senza che il soggetto debba fare nulla di specifico. Questo può portare enormi benefici, specialmente per chi ha perso capacità motorie, ma potrebbe anche comportare dei rischi se non combinato con un approccio attivo. Per esempio,
Se l'impianto Neuralink riuscisse a migliorare temporaneamente una funzione, ma il cervello del paziente non viene coinvolto attivamente nella riabilitazione e nella rieducazione, il rischio è che una volta rimosso il supporto tecnologico per un motivo o per un altro, si ritorni allo stato precedente o peggio. Ecco perché è fondamentale unire le due metodologie, utilizzare la tecnologia avanzata Neuralink per fornire un supporto iniziale potente, ma anche incoraggiare il cervello del paziente a riorganizzarsi e a riabilitarsi attivamente attraverso esercizi e tecniche guidate. In questo modo potremo non solo migliorare la condizione immediata del paziente, ma anche garantire risultati a lungo termine, sfruttando la neuroplasticità per creare nuovi percorsi neurali sani e funzionali. Ora, basandomi sempre sulla mia esperienza, non deduco che Neuralink sia il male assoluto. In alcuni casi, a parer mio, molto pochi, può veramente migliorare la vita di quel soggetto. Tuttavia il problema sta nella società immatura e inconsapevole in cui viviamo. Uno strumento tecnologico studiato per migliorare la vita a pochi sfortunati potrebbe diventare uno strumento di consumo, abuso e dipendenza per una fetta massiccia della popolazione, con una spinta mediatica al proprio utilizzo in ambito del piacere e del business. Potrebbe diventare quel mezzo che invece di evolvere la specie umana la involve a uno stato sempre più basso di consapevolezza e maturità. E di questo gli effetti collaterali li conosciamo tutti. È un po' come nei trattamenti attivi e passivi, dove un 30% circa del pubblico ha bisogno realmente di tecniche e manipolazioni manuali dirette e invasive per via di una situazione critica, ma al 70% basterebbe veramente poco, un po' di movimento o al massimo dei trattamenti attivi per migliorare di gran lunga la propria condizione, anche in maniera permanente, risparmiando in salute articolare e in denaro. Ci troviamo di fronte a una maggioranza di persone che un po' per inconsapevolezza e malinformazione, un po' per le mode e i trend, abusano di servizi non idonei al loro caso, ottenendo aggravanti sulla propria salute. Personalmente penso che i danni da Neuralink saranno di scala mondiale, ma non per il mezzo in sé, che resta pur sempre uno strumento, ma per l'utilizzo che noi esseri umani facciamo di quello strumento. La scarsa maturità, la quasi assenza di consapevolezza, l'etica inesistente e la superficialità con cui vengono prese decisioni, a parer mio, di fondamentale importanza per la specie umana, che sempre meno vedo umana. Mi chiedo anche, visto che mi piace molto riferirmi al modello biopsicosociale introdotto da Engel, l'avete visto nelle altre puntate, negli altri miei video su YouTube, che ci insegna l'interconnessione tra psiche, corpo e società e la loro intricata relazione, quali saranno gli effetti sui nostri corpi, sui nostri pensieri, emozioni e relazioni. Forse un giorno cambierò idea, ma ad oggi preferisco potenziare il mio corpo, la mia mente e le mie relazioni con le forze e gli strumenti che Madre Natura mi ha donato e di non cedere alla pigrizia di esplorare il mio essere con la consapevolezza di essere io a viverlo in ogni sua sfaccettatura, bella o brutta. Ragazzi, spero di avervi incuriosito anche solo un pochettino anche questa volta e vi saluto, assalamu alaikum e buon proseguimento.